Oggi parliamo di ingegneria sociale, principio di autorità e di manipolazione, tutto attraverso un famosissimo e famigerato esperimento, quello di Stanley Milgram. Ciao a tutte le videoamatrici e i videoamatori di Senza Fissa Dimora e benvenuti in questo nuovo video. Ritorniamo a parlare di ingegneria sociale, di manipolazione della massa attraverso un esperimento condotto negli anni 60. Siamo infatti nel 1961 quando lo psicologo statunitense Stanley Milgram avvia il suo singolarissimo e utilissimo esperimento. Siamo agli inizi delle ricerche dell'ingegneria sociale, di quelle che oggi chiamiamo neuroscienze, e in pieno dopoguerra. 3 mesi dopo questo esperimento ci sarà il famosissimo processo a Adolf Eichmann, responsabile, lui come milioni di altri suoi collaboratori, delle peggiori torture avvenute nei campi di concentramento nazisti. L'esperimento cerca di dare una risposta psicologica ed emotiva a una frase che viene spesso usata, che è stata spesso usata proprio dai collaboratori di Eichmann e da molti nazisti dell'epoca, quando gli veniva chiesto perché torturavate le persone. La loro risposta, che in un certo modo tendeva sempre a una sorta di deresponsabilizzazione, era questa: io stavo semplicemente eseguendo un ordine. L'esperimento di Milgram vuole proprio dare una risposta etica, morale e soprattutto scientifica a questa affermazione. Era vero che i nazisti stavano solamente eseguendo un ordine? Per fare questo esperimento furono reclutate diverse decine di persone in maniera totalmente casuale, tutti uomini tra i 20 e i 50 anni. Una volta reclutati, queste persone vennero affiancati, ovviamente, a dei complici, cioè gente che erano dei veri e propri attori, complici dell'esperimento e complici del ricercatore. Vi erano 2 ruoli durante questo esperimento, uno dell'insegnante e uno dell'allievo, tutte e 2 sotto la sopravvisione del ricercatore. I ruoli erano assegnati a sorte, con un falso sorteggio, per cui la persona che era insaputa di tutto ciò, la persona che poi era la vera vittima dell'esperimento, era sempre disegnata nel ruolo di insegnante, mentre l'allievo era sempre il complice. L'insegnante poneva le domande e l'allievo doveva rispondere in maniera esatta, pena una scossa elettrica. All'inizio dell'esperimento si faceva testare la scossa elettrica anche dall'insegnante stesso, per fargli capire che le scosse erano reali. Ma durante tutto l'esperimento la scossa non arrivava realmente all'allievo, al complice, il quale recitava molto bene la parte di colui che soffriva, urlando, chiedendo pietà, chiedendo di interrompere l'esperimento, facendo smorfie di dolore, eccetera, eccetera, eccetera. L'insegnante era messo davanti a un pannello dove aveva un insieme di bottoni, ognuno dei quali dava una scossa di intensità diversa, superiore in un crescendo, da una scossa di pochi volt fino a delle scosse quasi mortali. Il tutto appunto ben visibile nel pannello. Chiaramente il ricercatore dava ordine all'insegnante di infliggere la scossa sempre più potente mano a mano che l'allievo sbagliava le risposte. L'esperimento in sé aveva lo scopo di infliggere tutte le scariche possibili, dalla più leggera fino alla più pesante. Questo era lo scopo dell'esperimento. La figura autoritaria del ricercatore giocava un ruolo fondamentale. Infatti lui incitava l'insegnante con frasi del tipo: lei non ha nessuna scelta, deve continuare. L'esperimento deve continuare ad andare avanti, non si può fermare adesso. Lo scopo stesso dell'esperimento era cercare di stabilire fino a che punto
Il principio di autorità spinge a fare cose che vanno contro l'etica, contro la morale, nonostante dall'altra parte appunto l'allievo si lamentasse, urlasse, chiedesse pietà, ma il ricercatore continuava dall'alto della sua autorità a spingere l'insegnante a infliggere le scosse e a continuare. I risultati furono impressionanti. Fino al 60% degli insegnanti ignari, fino al 60% di loro ha portato a compimento tutte le scosse. Va detto che l'esperimento era graduale, si partiva all'inizio senza vedere e senza sentire i lamenti degli allievi, quindi degli attori, poi piano piano si veniva a contatto prima visivo e poi anche uditivo di tutto ciò che accadeva nella sedia in cui era legato l'allievo. Le percentuali finali si aggiravano da un 50 a un 60% di persone che continuavano a torturare i propri allievi semplicemente perché sbagliavano le risposte. Ciò dimostra che molte persone cambiano la percezione sociale, cambiano ciò che noi chiamiamo norme sociali in funzione della situazione in cui si trovano e mettono in discussione anche la morale stessa, compiendo azioni anche totalmente distruttive, non etiche, fino ad arrivare a quella di infliggere una tortura a un'altra persona, semplicemente perché la situazione fa credere che sia necessario, che sia pertinente al contesto. È altrettanto chiaro che il restante 40% non ha accettato. Ci sono 3 fattori determinanti da considerare. Il primo riguarda appunto la percezione dell'autorità, cioè il meccanismo per il quale noi diamo fiducia e crediamo e ci affidiamo in maniera totalitaria, in maniera totale, a chiunque abbia un camice bianco, a chiunque si ponga als cattedra, un'autorità scientifica, un giudice, anche un mero conduttore televisivo sfrutta questo principio. Poi c'è l'educazione all'obbedienza, che è propria sì dell'ambito militare, ma viene trasferita in quello scolare, in quello sociale. I bravi obbediscono, fai i tuoi compiti e sarai premiato. Chi impara a memoria quella poesia avrà i voti più alti. L'indottrinamento. E terzo e non ultimo ci sono le pressioni sociali, cioè le conseguenze di un potenziale rifiuto, la paura di compromettere l'esito dell'esperimento, o anche semplicemente il fatto che dire no implica molta più energia e molti più rischi di dire sì. Il no richiede uno sforzo superiore. Si può tranquillamente trarre molte conclusioni riguardanti il periodo odierno. L'applicazione di leggi stupide completamente fuori dalla logica, che vengono però rispettate da moltissime persone, senza farsi domande. Capire questo meccanismo è importantissimo. Infatti gli studi psicologici che sono stati fatti a posteriori dimostrano che una volta che voi abbiamo capito il meccanismo, non si cade più in questo ruolo. Più noi razionalizziamo che ci viene dato un ordine da un'autorità in quanto tale, meno noi obbediamo all'ordine. Spero che questo video sia un invito alla riflessione per tutti, che vi sia piaciuto. Vi invito come sempre a mettere un pollice in su se è stato di vostro gradimento, ad abbonarvi al canale se volete vederne altri e a fare una piccola donazione se volete partecipare al mio progetto. Grazie a tutti e al prossimo video.